Per il nostro tutorial mettiamo su 27 catenelle con uncinetto numero 5. Io sto lavorando, vedete, con il filo in doppio, quindi se voi avete un altro filato, ovviamente andate a utilizzare, a mettere su delle catenelle che corrispondono a circa 20 centimetri. Adesso a questo punto, guardate, io entro, qui ho la catenella, salto la prima, entro nell'anellino retro, vedete che si va a formare dietro ad ogni catenella, e lavoro in ognuna di questi gruppi, vedete, queste asoline retro, una maglia bassa. Quindi qui guardate, abbiamo la catenella, dietro si va a formare questa asolina e noi ovviamente andiamo a lavorare in tutte queste asoline una maglia bassa e andiamo a completare tutta la riga alla stessa maniera, quindi una maglia bassa in ogni asolina. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, questo qui, entro prendendo sempre, vedete, le due asoline e qui lavoreremo 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3 maglie basse, e questo ovviamente sarà il nostro aumento. Adesso entriamo nei punti, vedete, dall'altra parte, quindi entro in quello subito dopo e lavoro una maglia bassa in ognuno di essi. Tenete presente che noi lavoreremo in queste 3 maglie basse, quindi nel nostro aumento 1, 2 e 3, degli aumenti, quindi andate a mettere dei marcapunti, quindi 1, 2, 3, quindi nel primo, e mettiamo un altro marcapunti nel terzo, quindi dove praticamente poi andremo ad aumentare. E adesso andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni maglia che segue. Io porto, come vedete, anche la codina, così dopo l'avrò già nascosta all'interno della lavorazione. È così. E andate a proseguire fino alla fine. Arriviamo nell'ultimo punto e anche qui andiamo a lavorare gli aumenti, quindi 1, 2 e 3 maglie basse, e questo ovviamente sarà il nostro aumento. Adesso entriamo nel punto subito dopo, vedete questo, e qui lavoriamo una maglia bassa e qui andiamo a mettere un marcapunti per capire praticamente dove abbiamo terminato la riga. I primi 3 saranno i punti invece che andremo ad aumentare, quindi se vi volete mettere i marcapunti, per non confondervi, andateli a mettere in questa maniera qui. Io faccio così e poi qui, vedete, per segnare magari la riga di inizio e di fine, vado a mettere un marcapunti completamente diverso per non confondervi. Ecco qui. Adesso dobbiamo iniziare chiaramente un'altra riga e ora in ogni punto che segue semplicemente una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo i marcapunti. Una volta arrivati dove abbiamo il primo marcapunti, ovviamente lo togliamo e all'interno lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi il primo aumento. Nel secondo di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto e stessa cosa nel terzo punto, 2 maglie basse. Io non rimetto il marcapunti perché non aumenterò più, ok? Adesso in ogni punto che segue semplicemente una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo gli altri 2 marcapunti. Adesso arrivati, guardate, dove abbiamo il primo marcapunti, lo togliamo e anche qui lavoriamo le 2 maglie basse nello stesso punto. Stessa cosa nel punto dopo, 1 e 2, stessa cosa nel punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto, e così abbiamo completato, vedete, praticamente il nostro piccolo fondo. Ovviamente per una pochette va bene, se volete fare il fondo più grande bisognerà continuare con gli aumenti come si lavora per il tondo. Quindi io qua ho aumentato 2 maglie in ogni punto, poi farò un aumento
una maglia semplice, un aumento, al giro dopo farò 2 maglie semplici, un aumento, poi 3 maglie semplici, un aumento, finché il nostro fondo non diventa più grande. Però nel caso di una pochette va più che bene. Tagliamo ovviamente le codine che abbiamo portate con noi e adesso andiamo ad iniziare la nostra lavorazione. Io lavorerò sempre mettendo il marcapunti che segna il nostro inizio, quindi entro all'interno, lavoro una maglia bassa e metto il marcapunti. Adesso non dobbiamo fare altro che fare un'altra riga di maglie basse semplici, quindi senza nessun aumento, semplicemente una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. A questo punto vedete siamo arrivati dove di nuovo abbiamo il marcapunti e semplicemente di nuovo entriamo all'interno, lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. E dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare ovviamente all'altezza opportuna per il modello che io devo sviluppare. Quindi io adesso vado a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni punto. Quando arrivo, vedete dove è il marcapunti, semplicemente lo tolgo e lo rimetto di nuovo e vado a proseguire così per un tot di righe. Vado a continuare e poi vi dico righe e centimetri. Io ho proseguito lavorando un totale di 21 righe, vedete, partendo proprio dalla prima riga del fondo. Ho un'altezza di 12 centimetri per una larghezza di 19 centimetri, quindi voi seguite sempre i centimetri se state lavorando con un altro filato. Adesso a questo punto ne siamo arrivati, vedete, nel penultimo punto. Io taglio quindi il mio filo con un ago, vado a chiudere, quindi guardate, tolgo il marcapunti, salto il punto dove avevo il marcapunti, vado in quello successivo e vado a ricreare ovviamente il punto, entro di nuovo dove vedete sono uscita e così, ed ho ricreato il punto evitando lo scalino. Questa parte qui del filo la andiamo a nascondere ovviamente sempre all'interno del nostro lavoro. Entriamo all'interno, vedete, con l'ago, potete farlo anche ovviamente con l'uncinetto, io vado meglio con l'ago. E poi io andrò a saldare con l'accendino e a saldare bene, vedete, lascio un po' di codina così dopo vado a saldare con l'accendino. Adesso andiamo a contare i punti. A questo punto guardate, noi dobbiamo centrare i 2 punti che sono giusto al centro della nostra borsa. Io ho 60 punti totali, quindi centro i 30, vedete, da un lato e i 30 dall'altro lato per iniziare ovviamente la nostra lavorazione. Una volta che abbiamo fatto questo, iniziamo in uno ovviamente dei 2 lati. Qui tolgo il marcapunti, mi aggancio in questa maniera qui, realizzando una catenella e nel punto subito dopo lavoro una maglia bassa e adesso lavorerò una maglia bassa fino ad arrivare dove ho l'altro marcapunti, quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a questo marcapunti, il primo da quest'altra parte. Quando arrivo, vedete dove ho il primo marcapunti, lo togliamo ovviamente e qui vado a chiudere a maglia bassissima, perché se vi ricordate di là abbiamo solo fatto una catenella per legarci. Adesso una catenella e dobbiamo girare il lavoro. Entriamo, guardate, nel punto, non entriamo, scusate, nel primo punto, entriamo nel secondo punto, carichiamo il filo, ricarichiamo il filo in quello dopo, quindi ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E in questa maniera qui abbiamo effettuato una diminuzione. Adesso lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare dall'altra parte e anche alla fine del giro dell'altra parte lavoreremo una diminuzione, quindi andate a proseguire fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arriviamo, vedete, da quest'altra parte. Allora, qui abbiamo il marcapunti che lavoreremo l'altra parte, qui abbiamo il punto, vedete, dove abbiamo lavorato, abbiamo iniziato a lavorare con la maglia bassissima e qui abbiamo gli ultimi 2 punti.
negli ultimi 2 punti noi carichiamo il primo e il secondo, vedete, in questa maniera qui, e chiudiamo tutto insieme facendo una diminuzione. Giriamo il lavoro e da capo stessa cosa, entriamo nel primo punto, entriamo nel secondo punto, 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E adesso di nuovo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente alla fine di questa della riga. Di nuovo arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti, carichiamo il primo e il secondo, chiudiamo tutto insieme, una catenella, giriamo di nuovo il lavoro e di nuovo carichiamo nel primo e nel secondo e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui. Quindi questo sarà il punto poi che al ritorno andremo a lavorare. Per le principianti potete mettere anche un marcapunti se avete paura insomma di sbagliare e di andare magari, vedete, nei punti dove giriamo, quindi dove facciamo la catenella, quindi magari su questo primo punto andate a mettere un marcapunti. E adesso una maglia bassa in ogni punto, alla fine della riga faremo la stessa cosa, un'altra diminuzione. Quindi adesso guardate, vedete, già si vede che man mano qui si sta andando a restringere e sale, vedete, solo da un lato. Ovviamente poi faremo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi adesso vado a proseguire con le diminuzioni inizio e fine e poi vi farò vedere quante righe ho realizzato. Ho realizzato un totale di 11 righe che in centimetri sono circa 9 centimetri ed ho, guardate, sulla mia riga ho 2, 4, 6 e 8 maglie basse. Adesso a questo punto noi non dobbiamo più ovviamente andare a diminuire, ma a questo punto lavoreremo sempre le nostre 8 maglie basse per realizzare un piccolo manico. Quindi io sono già, vedete, così, semplicemente una catenella, giro il mio lavoro e lavorerò una maglia bassa in ogni punto, avendo sempre 8 maglie basse. Quindi creerò un piccolo manico direttamente, vedete, alla borsa. E di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo le nostre 8 maglie basse. Così, vedete, man mano che andiamo a proseguire questa parte si va ad allungare e a creare un arco, vedete, un mezzo arco che poi lavoreremo anche di qua e uniremo insieme per il manico. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato da 8 maglie basse. Ho proseguito per un totale di 18 righe, in centimetri ho 9 centimetri e quindi vedete praticamente abbiamo realizzato il manico in questa maniera qui. Taglio una codina, quindi un po' di filo, e con un ago vado a cucire il manico in maniera, vedete, tubolare, quindi vado a chiuderlo. Quindi pieghiamo semplicemente, vedete, in questa maniera qui e con ago e filo andiamo a fare una cucitura e continuo così fino ad arrivare alla fine, vedete, dove ho iniziato la prima riga da 8. Una volta che abbiamo terminato, vedete, di cucire il nostro manico, vedete, ha una forma tubolare, semplicemente poi andiamo a nascondere il filo all'interno. Adesso dobbiamo iniziare alla stessa maniera, quindi andate a mettere il video indietro, togliamo questo marcapunti e ci agganciamo qui e iniziamo da capo. Quindi dovete semplicemente andare a rifare la stessissima lavorazione che abbiamo fatto per l'altro lato. Quindi ci agganciamo qui, iniziamo con una riga di maglie basse e dalla riga successiva dall'altra parte iniziamo le diminuzioni. Quindi per le principianti o per chi ovviamente non ricorda la lavorazione,
andate a mettere indietro il video e andate a ripetere in maniera identica questa parte. Una volta vedete che abbiamo replicato l'altra parte praticamente identica, questo sarà il risultato. Quindi avremo una borsetta con un'altezza totale di 17 cm e una larghezza di 19. Ovviamente se volete una borsa più grande basterà mettere su più catenelle iniziali e quindi ovviamente la borsetta viene più grande. Io adesso che cosa ho fatto? Guardate, qui prima di andare a cucire ho diviso i fili, quindi un filo ho utilizzato per cucire, vedete, a metà ovviamente il manico, l'altro lo andrò ad utilizzare per unire il manico. Quindi con un ago semplicemente ci accostiamo così, vedete, e andiamo semplicemente a cucire. Si può fare ovviamente anche con l'uncinetto, questo poi è opzionale, quindi andate a cucire come preferite, non c'è una regola. Dopo vedete i punti, allargateli un po' perché altrimenti qui si restringe ovviamente dovuto al fatto che abbiamo cucito, quindi andate un pochino ad allargare la lavorazione così, altrimenti vi fa difetto. Fatto questo va bene così. Adesso a questo punto taglio ovviamente il filo, ecco qui, e adesso la borsetta noi la possiamo sia foderare con del feltro oppure ovviamente con della stoffa. Al centro andiamo a mettere una chiusura, vedete, di questo genere, oppure andiamo a lavorare con una cerniera. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a fare un bordo di decorazione. Quindi come facciamo? Prendiamo sempre il doppio filo, guardate, vado ad agganciarmi nei lati, vedete qui, in uno dei lati, insomma vedete voi quale, e realizzo una maglia bassissima. E adesso guardate, entriamo in ogni punto e lavoriamo sempre una maglia bassissima in questa maniera qui. L'uncinetto non deve essere troppo piccolo, altrimenti il lavoro tira, quindi vi raccomando, vedete, tutte maglie bassissime. Ed entriamo, vedete, in ogni punto corrispondente realizzando maglie bassissime. Così questa parte, vedete, si distenderà e avremo un risultato ovviamente migliore rispetto a non lavorare questo bordo. Arriviamo al centro, sempre maglia bassissima, vedete, e poi di nuovo andiamo a proseguire, vedete, sui lati, sull'altro ovviamente lato. Quando arriviamo, vedete, da questa parte, semplicemente, guardate, non dobbiamo fare altro che andare a proseguire, giriamo così, vedete, quindi andiamo a continuare, perché qui abbiamo, vedete, il restante della borsa senza staccare il filo, non ce n'è bisogno, e andiamo a proseguire così, fino, vedete, a completare, ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho praticamente iniziato, taglio il filo chiaramente in questa maniera. Qui vi potete aiutare con un ago o con un uncinetto, insomma, come preferite, come andate, insomma, meglio. Io uso un ago perché con l'ago mi trovo molto meglio. Quindi vedete, guardate, qui ho il punto dove ho iniziato, semplicemente mi porto da quest'altro lato, vedete, in questa maniera qui,
in maniera semplice, entro sul davanti così. Possiamo fare anche un nodino, guardate, con le codine che magari non abbiamo tagliato, se poi le avete tagliate, semplicemente questi fili, vedete, li andiamo a nascondere all'interno della lavorazione. Semplicemente entriamo all'interno e li nascondiamo, tutto qui, come facciamo con qualsiasi altro filato. Quindi andatevi a nascondere, vedete, tutte le codine all'interno, tagliate con una forbice e a questo punto la nostra borsa, vedete, è terminata. Io la andrò ovviamente a foderare con un po' di feltro, vi dico la verità, perché mi piace più rigida. Per la fodera basterà appoggiare, guardate, la borsetta semplicemente sul panno di feltro. Ovviamente calcolate sempre che deve essere in doppio, e taglieremo anche questa parte alta, vedete, sagomiamo così, quindi appoggiamo, vedete, sulla stoffa in questa maniera qui, fin all'attaccatura, vedete, dei manici qui, tagliando anche questa parte in modo che la fodera sarà perfetta, ovviamente identica al pannello che abbiamo realizzato. Allora, sul mio canale basterà mettere fodera per borsa e più o meno troverete qualche modello del genere. Ovviamente questa sagomatura è diversa dal pannello dritto, quindi anche questa va ritagliata. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio ad uno dei miei prossimi tutorial.